Ciao a tutti ragazzi! Allora, come mi è stato chiesto da una o due iscritte, vi parlo un pochino, diciamo, della fissa, tra virgolette, dei coreani, magari in particolare delle donne, riguardo alla cura della pelle, dei cosmetici e cose simili. Innanzitutto non è che siano fissati in una maniera maniacale, adesso non esageriamo. Senz'altro molte diciamo, ragazze coreane, sia per una questione di genetica che di alimentazione, come molte orientali, d'altronde hanno una pelle davvero bella, liscia, sembra quasi di porcellana. Ci sono anche quelle che hanno ovviamente problemi di acne e diversi segni, quindi non sono perfette neanche loro. Dunque, mi sono scritta giusto qualche appunto perché in realtà mi è stato chiesto questo, però non saprei nemmeno io da dove iniziare perché diciamo è un canale principalmente di cucina e appunto vi faccio partecipe di quello che vedo io appunto in Giappone o in Corea, però non sono un'esperta in campo di cosmetici e cose simili. Allora, innanzitutto diciamo che come alcuni di voi magari sapranno, la Corea, in particolar modo Seoul, è una delle mete, diciamo forse la prima meta al mondo per, diciamo, viaggi o comunque scopi di chirurgia estetica. E ci sono tantissimi centri per appunto operazioni di chirurgia plastica, soprattutto in una zona particolare di Seoul che è una delle zone più ricche. E sono anche molti, diciamo, le pubblicità, i cartelloni pubblicitari nelle stazioni e non, riguardanti appunto queste operazioni chirurgiche, soprattutto incentrate sul viso, per quanto riguarda le orientali, infatti vi metto anche una foto che ho scattato uno dei primi giorni in una stazione appunto di Seoul. Diciamo che le operazioni chirurgiche principali che fanno le orientali appunto riguardano il viso. Prima di tutto, se non sbaglio, sono appunto l'operazione agli occhi per creare la palpebra, diciamo che la doppia palpebra, ecco, perché molti di loro non ce l'hanno, cioè perlomeno non è un difetto, è semplicemente questione di genetica, però molti di loro preferiscono avere la doppia palpebra. C'è chi, come alcuni di voi sapranno, in Giappone, in Corea, ovunque in Asia, o usano una specie di tipo colla simile per ciglia finte, o una specie di adesivo per creare la doppia palpebra, oppure appunto si fanno riferimento alla chirurgia plastica. Poi vengono fatti interventi per il naso e anche per diciamo, l'ovale del volto proprio, vengono, come posso dire, limati in un certo senso, tagliate le ossa vere e proprie delle mandibole per rendere il viso più piccolo, più ovale, eccetera eccetera. Appunto nella foto che vi ho messo prima potete notare le differenze, certe volte sono sconcertanti, uno si chiede se sia veramente possibile, però lo è. E comunque diciamo i livelli di sicurezza qua nei centri di Seoul sono abbastanza alti, cioè sono davvero esperti, ecco, nel campo. Poi ovviamente questo è uno dei livelli più alti, diciamo, per la cura, tra virgolette, del proprio aspetto esteriore. Ci sono anche centri estetici non di chirurgia plastica ma di cura della pelle, del corpo, in cui vengono fatti diversi massaggi di tantissimi tipi. Ad esempio ci sono, per chi vuole, diciamo, assottigliare il viso, non ci sono, cioè, ci sono ovviamente le operazioni chirurgiche, ma non solo, si possono fare delle sedute di massaggi che danno risultati ottimali, cioè nel senso sono approvate e appunto rendono più sottile il volto o le gambe, la pancia, qualsiasi cosa. Oltre ovviamente impacchi di non so quali ingredienti. Comunque ci sono tantissimi centri estetici appunto non di chirurgia plastica ma per appunto migliorare il proprio aspetto fisico. Poi un'altra cosa che diciamo tradizionale, che comunque riguarda la cura, diciamo, del proprio corpo, sono le saune coreane.
Io non l'ho mai sperimentata, uno perché qua fa molto caldo e quindi l'idea di andare in una sauna non era proprio l'ideale, anche se mi piacerebbe andarci, però io torno in Italia lunedì e quindi in 3 giorni e non penso di avere occasione di andarci. Ci sono, dunque, mi è stato detto che sono davvero piacevolissime. La zona, diciamo la prima zona è divisa tra uomo e donna, in cui si entra in questa stanza enorme con le varie asciugamani eccetera eccetera, si fa respirare la pelle, si aprono i pori e poi vengono anche fatte diverse sedute o di massaggi o di scrub in modo da eliminare le cellule morte. E sì, mi hanno detto che è molto piacevole, però appunto io non ho avuto questo modo di sperimentare questa cultura, parte della cultura coreana. E anche questo appunto, chi ha la possibilità economica di farlo non quotidianamente, ma magari una volta alla settimana, ecco, non costano tanto comunque, però ovviamente una volta alla settimana è sempre una spesa in più, rende ovviamente la pelle molto liscia e davvero migliore, ecco. Poi cos'altro? Innanzitutto i negozi di cosmetici è pieno, qualsiasi zona di Seoul e stazione, non soltanto all'esterno ma anche nelle stazioni, potete trovare negozi delle marche principali coreane di cosmetici. Voi immaginatevi, cioè noi abbiamo la Nivea e quelle cose lì che comunque li trovi ovunque anche nei supermercati, ma immaginatevi di avere non solo la Kiko, ecco, 10 marche simil Kiko, una più famosa dell'altra, e tutte aprono dei, non so, 10 negozi più o meno nella stessa zona e in tutte le zone della città, più o meno è la stessa cosa. C'è ad esempio Etude House, Nature Republic, Misha, Vanilla, ci sono tantissime marche e vi metto qualche foto magari adesso di alcuni negozi appunto di cosmetici. All'interno potete trovare appunto di tutto, dal make up alla cura del corpo, quindi dei capelli, qualsiasi cosa. Ad esempio tra alcuni prodotti diciamo molto popolari e davvero poco costosi in Corea ci sono le maschere per il viso, che forse adesso si trovano anche in Italia qualcosina, però qua costa veramente pochissimo. Infatti tipo io quando vedo magari un'offerta o magari sono in qualche negozio così, ne prendo alcune perché le uso magari una volta alla settimana. Sono appunto queste, tipo questa qua l'ho pagata meno di 50 centesimi per dire, ma sì, forse 30 centesimi. Cioè questa qua è alla rosa, questa qua è al cetriolo, poi, ma adesso ne ho usate molte quindi un po' le ho finite. Questa qua all'omega, ma non saprei neanche dirvi esattamente, ce ne sono tantissime veramente. Uva, avocado, questa qua è l'aloe, cos'altro? L'avocado ve l'ho già detto, al tè verde, al miele, poi c'è al collagene, alla perla e come si chiama? Alla lumaca, cioè non proprio alla lumaca, alla bava di lumaca. Non schifatevi, ecco, però ci sono diversi prodotti anche tipo creme per mani, viso alla bava di lumaca e sembra faccia bene. Io adesso vi ripeto, non sono un'esperta, quindi se avete da ribadire, da precisare alcune cose che io dico qua, scrivetemi pure, ci mancherebbe, non sono un'esperta, ripeto. E cos'altro? Ci sono in generale i coreani, le coreane, mi è stato detto anche dai miei amici, così, sono molto amanti dello sport, quindi anche questo è diciamo un fattore in più per vedere spesso diciamo corpi maschili e femminili ben messi, ecco. Ma d'altronde anche in Giappone
come in Corea, fin dalle scuole elementari lo sport è molto importante, non è come da noi che si fa un'ora o due alla settimana e poi, perché io mi ricordo tutte le volte che c'era educazione fisica e spesso insieme alle mie amiche mi siedevo semplicemente in panchina chiacchierando, insomma, senza fare nulla, ecco. Poi cos'altro? Oltre a questo vi avevo detto che appunto la cura della pelle e anche, cioè la cura della pelle, la bellezza della pelle orientale è dovuta anche a una questione di genetica e di alimentazione, quindi non soltanto prodotti a base di soia, riso, cose simili, ma ad esempio in Corea va molto mangiare determinate parti del maiale o del bovino che contengano elementi che facciano bene alla pelle, ad esempio la pelle del maiale, che l'ho mangiata ed è in un certo senso gustosa, un po' strana, un po' collosa appunto, però le mie amiche coreane mi hanno detto che fa bene alla pelle, io questo non lo so, oppure anche proprio le parti di collagene dell'animale, e anche queste le ho mangiate, sono gustose, ovviamente essendo collagene o pelle sono un po' gommose, però sono comunque gustose veramente, e ovviamente il collagene fa bene alla pelle. Quindi sì, diciamo che in Corea si fa attenzione alla cura esteriore dell'aspetto in diversi modi, dalla chirurgia plastica ai prodotti cosmetici di tutte queste case cosmetiche e brand, persino ovviamente facendo attenzione anche a quello che si mangia. Ovviamente ci sono livelli esagerati per questa fissazione riguardo l'aspetto esteriore, la cura della pelle, queste cose qua, quindi se non si ha il fisico giusto, se non si è alte, ecco, quell'altezza è ritenuta molto importante. Io sono bassa quindi non lo so, però vabbè, io non sono orientale, quindi è già diversa la cosa. Però ovviamente bisogna, in Oriente ma anche in Occidente, bisogna considerare la cura dell'aspetto esteriore della pelle, secondo me, finalizzata appunto a un curare se stessi, cioè esteriormente per star bene anche interiormente con se stessi, però non perché la società lo impone o perché per venire accettati di più dalle persone, ecco, non per questi motivi qua. Quindi prima di magari fare ricorso a chirurgia plastica per migliorare il viso, farsi tra virgolette tagliare diciamo gli zigomi o queste cose qua per avere un viso più sottile, ecco, ci vuole secondo me tanto coraggio e poca fiducia in se stessi per fare una cosa del genere, perché secondo me il dolore è superiore a tutto il resto, ai risultati, ecco. Vabbè, spero di aver magari soddisfatto alcune vostre curiosità riguardo a queste cose e spero di non essermi impappinata troppo, perché ovviamente fare un discorso del genere in italiano dopo aver passato quasi 6 mesi a parlare giapponese, coreano, inglese, poco italiano, non mi stupirei se il mio video risultasse poco chiaro, in tal caso mi scuso e magari scrivetemi sotto nei commenti se avete domande, precisazioni o cose simili. E lunedì torno in Italia, oggi mi hanno dato il risultato del test ed è stato perfetto, nel senso che è stato 100, sono molto soddisfatta e niente, quando torno in Italia riprenderò con le ricette anche, continuerò e finirò di mettere online tutti i video del Giappone e della Corea, però ci vedremo anche di nuovo tra i fornelli e niente, alla prossima, ciao!